Cos'era Laguna Blu? Intanto diciamo che ci si aspettava un flop, mentre in realtà fu un grande trionfo, quantomeno di botteghino, non tanto un trionfo secondo la critica dal punto di vista della recitazione, visto che l'allora quindicenne, che divenne famosissima con questo film, Brooke Shields, ricevette il non gradito riconoscimento di peggiore interpretazione femminile principale. Il film del 1980, Laguna Blu, fu, dicevamo, un trionfo di botteghino. La pellicola incassò infatti ben 58 milioni di dollari a fronte di costi di produzione per 4,5. Allora, di che cosa parla questo film che molti di noi probabilmente ricordano? La vicenda è intrigante e introduce sin dall'inizio elementi di commozione ma anche di profonda sensualità. Intorno al 1850 un veliero naufraga in pieno oceano, lasciando indenni solo due bambini, Richard e Emmeline, che è appunto Brooke Shields, insieme all'anziano cuoco Paddy Barton. I tre approdano sulla consueta piccola isola sconosciuta. Dopo qualche tempo Paddy, a seguito di un'ubriacatura, muore, non prima però di aver insegnato ai due ragazzi a sopravvivere cacciando, curandosi e nascondendosi, in particolare da degli indigeni che da un'isola vicina arrivavano periodicamente per effettuare sacrifici umani. Cresciuti in pace e tranquillità lungo l'adolescenza ed età adulta, nell'attesa sempre meno desiderata che qualche nave li soccorresse, i ragazzi scoprono con estrema naturalezza il sesso e capita che hanno un bambino, che chiamano, in onore del loro vecchio amico, Paddy. Il bambino un giorno, mentre insieme ai genitori su una barca durante una complessa battuta di pesca, ingoia delle bacche che il vecchio cuoco li aveva allertati essere foriere di un sonno senza risveglio. I due ragazzi, disperati per la perdita o l'apparente perdita del figlio, decidono di suicidarsi mangiando loro stessi le bacche aveva ingerito il bambino. Sprofondati nel sonno, vengono avvistati sulla barca alla deriva da marinai di un veliero che da tempo li sta cercando. A bordo c'è il padre di Richard e vengono salvati, appurando che da qui si era evidentemente già compreso che in realtà le bacche non erano velenose ma facevano semplicemente dormire. 2 anni dopo, sulla stessa falsariga di Laguna Blu, fu girato Paradise con protagonisti Phoebe Cates, che cantava anche la famosa colonna sonora omonima, e Willie Emmons, fortemente criticato in quanto considerato una copia di Laguna Blu. Nel 1991 fu inoltre realizzato un sequel intitolato Ritorno alla Laguna Blu, con una trama riscaldata rispetto a quella del film originario e protagonisti diversi.